Quando hai ricominciato a lavorare, da dove sei partito? Era un po' di tempo che comunque non lavoravi, abbiamo detto, da dove sei ripartito? È stato difficile? Allora, difficile, sì, tutto è difficile, soprattutto se ti ritrovi a 40 anni a dover cercare un nuovo lavoro. Allora, diciamo che ho messo insieme, ed è questa la cosa più importante, ho messo insieme tutte le esperienze che avevo fatto con mio padre, come padre, la società di costruzione come cameriere, l'America. A quel punto lì gioca a tuo favore l'esperienza. Più di tutti forse giocava anche il fatto delle relazioni. Il golf è un mestiere, uno sport comunque di grandi relazioni e quindi comunque sul mercato avevo tanti rapporti, persone che mi stimavano perché avevo insegnato il golf a tante persone importanti e quindi ho cominciato a guardarmi in giro e ho capito che con le relazioni potevo tentare quell'altra attività che era anche cresciuta nel cinema, che era quella della comunicazione. Mi ero appassionato negli anni al mondo della comunicazione e quindi ad impianti pubblicitari. Per la comunicazione, per gli impianti pubblicitari e come hai deciso di svilupparla e farla crescere? Allora, diciamo che faccio un passo indietro legato alla frustrazione di lavorare con mio padre e alla sua staticità e adesso non entro nel merito di perché avevo rapporti con tanti amici che facevano pubblicità, notavo che gli impianti pubblicitari erano più fermi di mio padre, ossia c'era la fissione stradale che era sempre uguale, era brutta e diciamo con l'avvento di internet si capiva che era un mercato morto e l'idea era quella che in quel campo lì potevo finalmente fare quello che avrei voluto fare in azienda con mio padre, tentare di fare impianti nuovi e che potessero, che potessero competere col mercato di internet che stava fagocitando tutti i budget pubblicitari. Quindi è stata una cosa difficile sviluppare questo mestiere, all'inizio cominciare ed entrare in questo mondo è stata una cosa facile oppure no? Allora, diciamo che la prima parte del mestiere dove l'ho imparato e sono entrato è stata più esclusivamente lobbistica, quindi avevo rapporti con amministratori importanti di aziende e cercavo sul mercato impianti qualitativamente superiori alla media e guadagnavo prendendo una provvigione, portando budget pubblicitari a società terze. E quelli, diciamo, sono stati i primi anni duri perché non facevo altro che fare il mediatore e comunque mi guardavo attorno cercando di crearmi un proprio circuito, crearmi un circuito tutto mio e avevo ben saldi degli elementi che tutte le persone che lavorano dovrebbero avere ed era quello della qualità, fare qualcosa che non ci fosse sul mercato, qualcosa di diverso che gli altri non potessero fare e, e passavo le giornate a disegnare nuovi impianti pubblicitari e dentro di me diventava sempre più forte la passione verso questo mestiere. In quale momento c'è stata una svolta con l'azienda? Cos'è successo in particolare che ha avviato questa solida carriera? Beh, solido è un parolone. Io collaboravo con un imprenditore che aveva degli impianti pubblicitari all'aeroporto di Fiumicino di Roma ed era bravo a fare quantità, ma quando si scontrava con la qualità falliva miseramente. Quindi mi aveva affidato un impianto molto bello
a cui mi ero appassionato e che vendevo facilmente, sia diciamo che una cosa che che non sono mai stato capace di fare è vendere. Invece consideravo quel mezzo, che era un maxi LED, l'unico maxi impianto video lungo la strada perché la viabilità dell'aeroporto lo permetteva. eh, Quando lo andavo a vendere mi stupivo di me stesso perché lo amavo talmente tanto che poi la parte finanziaria mi interessava pure poco. Lo amavo tanto e la gente alla fine si innamorava come me di quel mezzo. A un certo punto lui mi chiese di accompagnarlo a un appuntamento nel più grande centro commerciale italiano, il terzo centro commerciale europeo, perché il direttore che aveva lavorato in aeroporto voleva incontrarlo per parlargli di cinema. E quindi pensò a me, visto che la mia esperienza, insomma, diciamo, il cinema era il mio pane quotidiano. Andammo, facemmo l'appuntamento, il direttore era una persona molto in gamba, difficile, che mi chiese un sacco di informazioni sul cinema, creai un buon rapporto e quando uscimmo il mio, diciamo, l'imprenditore per cui lavoravo mi disse che a lui i centri commerciali non interessavano e che lui continuava negli aeroporti. A quel punto invece io gli dissi che secondo me il futuro erano i centri commerciali e che se non gli dispiaceva avrei proseguito io il rapporto col direttore e, e da lì mi avventurai da solo in questo rapporto. Rapporto che è stato difficilissimo perché il direttore si è rivelato persona tosta e per 9 mesi l'ho corteggiato per poter mettere delle soluzioni che negli anni avevo studiato, ma non me ne faceva passare una, era sempre gentile, cortese, ma non ero mai riuscito a posizionare un mio impianto, fino a quando un giorno mi venne un'idea che gli raccontai di getto ed era quella di ricoprire di pellicola adesiva, quella per le macchine, quindi di fare pubblicità invece che coi teli con la pellicola adesiva su questa torre che domina il centro commerciale di 1.000 metri quadrati, molto complessa, articolata. Mi venne l'idea, gliela dissi e lui mi rispose che se volevo continuare ad avere un rapporto con lui, di non azzardarmi mai più a nominare la torre che era il simbolo del centro commerciale. Ci rimasi male perché mi sembrava un'idea straordinaria, ma non ho desistito, andai da un grafico, feci un render con un film importante che doveva uscire e glielo portai di nuovo e lui si arrabbiò moltissimo all'inizio, ma quella fotografia fu l'inizio perché anche lui di colpo aveva capito che poteva essere un oggetto unico nel suo genere se fatto bene. A quel punto cos'è successo? In cosa si è trasformata questa torre? Allora, intanto il primo problema era che tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare e quindi ci sono stati 6 mesi di studio perché si lavora fino a 40 metri, la torre stava su un ripiano, quindi bisognava trovare una macchina con dei pesi, insomma fu uno studio approfondito fino a quando finalmente inaugurammo la prima torre con Jurassic Park in co-marketing con un lancio di una macchina Mercedes perché Mercedes sponsorizzava, era testimonial, lanciava quest'auto in Jurassic Park e fu subito un successo e da 7 anni quella torre non ha mai avuto una quattordicina sono 2 settimane il termine tecnico, quattordicina libera. Siamo prenotati quasi tutto l'anno e al momento, vabbè al momento sì perché c'è il virus, ma è ripartita, ma è al momento non continua ad essere piena e ha la sua fortuna perché è molto scenografica, ma soprattutto faccio comunicazione in maniera importante laddove le persone vanno a fare gli acquisti. Quindi da quello che ho capito la torre, come abbiamo detto, è stato l'inizio di tutto. Da quel momento in poi
fu ancora difficile convincere il direttore ad introdurre nuove idee all'interno del centro commerciale? Beh, diciamo, non era la mia necessità prioritaria. Quello che accadde in realtà fu diverso. Mi fecero un contratto con delle clausole importanti perché loro avevano diritto di veto sulla pubblicità, essendo un simbolo così importante, comunque loro dovevano approvare la pubblicità. Quindi diciamo che ma a me andava bene perché comunque la qualità rimaneva alta. Cos'è successo? Che poi di questa torre si è parlato tanto, ma si è parlato tanto all'interno della multinazionale Klépierre che possiede altri 36 centri commerciali. Quindi naturalmente fui chiamato dall'amministratore delegato della società che mi chiese di sviluppare lo stesso concetto anche in altri centri commerciali. Negli anni a venire con lentezza, che è una mia caratteristica perché mi ci vuole tempo per una nuova installazione, abbiamo aperto e inaugurato altri 8 maxi impianti negli ingressi dei principali centri commerciali di Klépierre.